Se sei cresciuto con i Pokémon e adesso ti sembra che la vita sia un vagare costantemente senza meta nell'erba alta, allora questo video è per te. Sei ambizioso, vorresti una vita al pari di un Rayquaza al livello 100 e invece ti senti ancora al livello 1 a dover catturare Pidgey al 2 e l'obiettivo ti sembra ancora così lontano che non vale neanche la pena cominciare. Ebbene è giunto il momento di risvegliare un'antica verità che tutti i videogiochi insegnano, anche se a ogni nuova partita ce ne dimentichiamo. Infatti ogni videogioco porta con sé la frustrazione di non essere dove vogliamo essere. In Pokémon vorresti avere subito Charizard al 100, invece ti ritrovi ad avere un Rattata al 3. In Need for Speed Most Wanted ti rubano la macchina super figa all'inizio del gioco e tu devi risalire tutta la blacklist come un pivello qualunque. In Stardew Valley devi innaffiare una coltivazione alla volta e metterci tutto il giorno perché non puoi nemmeno permetterti un irrigatore automatico. In Project Zomboid vorresti sparare agli zombie dall'alto della tua fortezza inespugnabile e invece devi continuare a colpirli con la forchetta perché quella casa in cui continui a spawnare non è mai sicura. E così via. Questo vale per Assassin's Creed, GTA, Fallout o qualsiasi altro gioco ti venga in mente. Ma questo non vale forse anche nella vita vera? Vorresti un lavoro ben pagato e sicuro, mentre fai fatica anche a mantenere quello straccio di lavoro umiliante e mal pagato. Vorresti un fisico scolpito, ma quei chili di troppo non se ne andranno di certo solo perché fai scadere l'abbonamento alla palestra che non usi mai. Vorresti una fidanzata, magari che ti possa anche dare dei figli in futuro, ma balbetti appena pensi di cominciare ad approcciare la ragazza che ti piace. Se sei una persona un po' più spirituale, ce n'è anche per te. Magari vorresti raggiungere il Samadhi, ma anche quella mezz'ora di meditazione che fai tutte le settimane ti sembra eterna e una sofferenza. E quindi come se ne esce? Beh, come dicevo prima, la soluzione ce la danno proprio i videogiochi. Ti ricordi cosa succede quando hai finalmente tutti i leggendari al livello massimo? Quando raggiungi l'apice della blacklist, sei il numero 1, quando hai una coltivazione completamente autosufficiente o quando hai costruito una fortezza inespugnabile nella quale gli zombie non riescono assolutamente a entrare? Te lo dico io. Guardi al personaggio pieno di equipaggiamento e ti rendi conto che non hai più niente da fare e il gioco ti sembra vuoto e ripensi con nostalgia a quando ancora non avevi tutto, però almeno avevi un obiettivo, avevi qualcosa da fare e potevi ancora migliorare. E per tutto il tempo ti dicevi che il vero divertimento sarebbe arrivato quando avevi quel nuovo oggetto, quando avevi quel nuovo livello, e allora sì che sarebbe stato uno spasso. E non ti rendevi conto che il divertimento stava nel raggiungere queste cose. E dopo che li hai ottenuti tutti sei arrivato all'endgame, che si chiama così perché la cosa successiva che fai è chiudere il gioco e cominciarne un altro, perché ti stai annoiando a morte, perché non hai più niente da fare. E nella vita è la stessa cosa. La passi tutta pensando che sarai felice quando avrai un bel lavoro, tanti soldi, una fidanzata o quando sarai un guru della meditazione e non ti rendi conto che non esiste nessuna quantità di soldi che ti possa rendere da triste a felice istantaneamente. E lo stesso vale per qualsiasi ragazza che tu possa avere al tuo fianco o qualsiasi illuminazione spirituale tu possa raggiungere. La felicità non viene dall'avere tutto ciò che vuoi, ma dal lavorare per ottenerlo. Infatti è questo che rende divertenti i videogiochi. Quindi cosa ce ne facciamo di questa consapevolezza? Se anche tu, come me, sei stato vittima del pensiero secondo cui la felicità arriverà solo quando avrai realizzato tutti i tuoi sogni, raggiunto tutti i tuoi obiettivi, quando avrai un lavoro straordinario e ben pagato, quando avrai una ragazza fantastica al tuo fianco e avrai un'elevatissima consapevolezza spirituale, beh, sappi che quello lì che tu desideri è il tuo endgame. Desiderabile, certo, ma la parte divertente è arrivarci prima, con tutte le difficoltà, gli inciampi e i fallimenti che inevitabilmente arriveranno e che rendono il gioco divertente. La vita dei tuoi sogni potrebbe essere molto più vicina di quanto pensi, perché non dipende da quello che hai, ma da quello che fai ogni giorno per raggiungerli. Quindi ora basta, molla il telefono e comincia a lavorare per inseguire i tuoi obiettivi. E se lo fai già, allora potresti già star vivendo la vita dei tuoi sogni, proprio ora. Se ti è piaciuto e vuoi vedere altri contenuti come questo, iscriviti e qua troverai un altro video che ti piacerà.